Allora, sono tornato sul Frangiflutti e oggi voglio provare la seppe. Davano un vento tranquillo da nord-nord-est, in realtà arriva una tramontana micidiale, fredda. Il mare è abbastanza pulito ma non pulitissimo, le chance non so come siano. Primo perché il mare non è limpidissimo e l'altro problema è che seppie ancora non sono in gran numero qui davanti. Però voglio fare i primi lanci e magari con un po' di fortuna qualcosa esce. Nonostante la giornata veramente particolare, un po' avversa, con questo vento forte, è arrivata la prima seppia, un esemplare penso sui 2 etti. Sono contento perché non me l'aspettavo, nel senso di che oggi la giornata così, il mare così, invece poi alla fine ho sentito una trazione, ho ferrato ed eccola qua. È presto, siamo arrivati da poco, quindi confido in altre catture. Dai, adesso la metto in acqua, la tengo viva e continuo a pescare. La cosa buona di questa giornata è che il vento mi permette lanci lunghissimi, riesco a fare lanci vedo sui 30, anche 40 metri e questo mi permette di coprire una maggiore porzione d'acqua, quindi ampliare quelle che sono le mie chance di fare una cattura. L'azione di pesca che sto conducendo è quella di far affondare l'esca, lasciarla per qualche secondo sul fondale e poi fare delle cercatine in modo da farla staccare dal fondale e renderla più visibile per eventuali seppie che si muovono qui in quest'area. Se abboccano sentirò o un aumento della pressione sulla lenza oppure proprio anche una sifonata, una trazione violenta, a quel punto ferro e speriamo poi di tirarla fuori. Ho portato con me il guadino perché è fondamentale averne uno qua. Primo perché dagli scogli è difficile, metti che prendo una seppia grande dovrei sforzare la canna, poi la seppia ha diciamo una pelle, una carne abbastanza delicata, quindi se non è ben presa, sollevandola c'è il rischio che poi si stacchi dal lato danara. Il guadino diventa allora essenziale per riuscire a fare un salvataggio diciamo in sicurezza. Ho preso questa seppiotta ed era velenosa perché come l'ho messa sul retino ha dato una spruzzata di inchiostro e c'ho una gamba praticamente adesso nera. Questa è una delle ragioni per cui uso sempre degli abiti abbastanza da battaglia quando vengo a pesca delle seppie, perché per quanto uno possa stare attento loro sono imprevedibili e possono darti una zaffata di nero in un attimo e te lo ritrovi ovunque. Per altre cose è abbastanza difficile da togliere dagli abiti. Nulla, dai, continuo, vediamo un po', magari prendiamo qualcosa di più bello. Questa comunque già è interessante. Dispettosa. Questa è la Kelly Kettle, praticamente è una sorta di vulcano, c'è una camera interna dove si mette l'acqua e serve per scaldare appunto l'acqua. Noi abbiamo adesso del tè, la giornata è fredda, stiamo riposando un pochino, avere una tazza di tè caldo in una giornata così è più che piacevole.
meglio pescare col mare completamente calmo oppure con un pochino di moto ondoso? Beh, col mare calmo si pesca sicuramente meglio perché la situazione è più tranquilla e più gestibile. C'è da dire però che quando c'è un pochino di onda e c'è corrente, queste influenzano un po' gli spostamenti delle seppie, quindi c'è maggiore attività. E allora quando la situazione è questa poi non è così cattiva. Sì, pescare magari un po' impegnativo, le onde arrivano addosso, c'è il rischio un po' di bagnarsi, ma anche per prendere le seppie, per salvare le seppie è un pochino più complicato. Però questa situazione fa sì che le seppie vadano molto in giro. Mi hanno chiesto ma quanta profondità c'è dove peschi? Allora io faccio lanci oggi sui 35 metri e dove lancio probabilmente la profondità sarà intorno ai 3,5 metri, forse 4. Qui sotto il fondale arriverà a un paio di metri, anche meno a volte in alcuni tratti, dipende dai movimenti di sabbia perché quando c'è una mareggiata il fondale varia. Io ho preso seppie anche con 80 cm d'acqua perché loro si muovono, quindi vengono attratte da denare e possono venire sotto riva. Però un pochino di fondale serve, quindi se peschiamo su un frangiflutti come questo con un fondale che va dal metro, metro e mezzo ai 3 metri, secondo me è una condizione ottima. Allora, la giovane seppia e va da sé che questa torna in acqua. Nulla, la giornata, terrore del nero. La giornata è caratterizzata anche da queste perché siamo a inizio stagione e molte delle seppie che circolano qui davanti sono piccole, quindi le rimettiamo in acqua. Insistendo è arrivato lui, un bel esemplare, quasi big, sarà sui 4 abbondanti, forse anche 5. Ho sentito una bella trazione, ho ferrato, si è attaccato, la canna si è piegata, ho detto eccolo qua, ci siamo. Niente, bisogna sempre insistere e crederci, il tempo è cambiato, si è calmato, un po' di barche stanno in giro, segno che magari seppie ce ne sono e di fatto poi è arrivato un esemplare come questo. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se volete iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao e ciao da lui.